È dunque arrivato il momento della presentazione ufficiale di una delle vetture più controverse degli ultimi tempi, se non anni. Quello che mai avrebbe dovuto accadere sotto il segno del cavallino rampante è realtà. Benvenuta Ferrari purosangue, prima SUV prodotta a Maranello. A 4 anni di distanza rispetto alla conterranea Lamborghini e ben 20 da Porsche, vede la luce quello che per segmento cozza con tutto ciò che significa Ferrari. Non doveva arrivare il SUV, poi forse vedendo i dati di vendita del Toro con la Urus e i piani aziendali sono cambiati. Sicuramente ne gioveranno numeri ed incassi, mai sottotono ad ogni modo, ahimè il momento è arrivato. Dando uno sguardo alla meccanica, forse unico dato realmente interessante, scopriamo che sotto il cofano si nasconde per fortuna la punta di diamante del marchio, il 6005 V12 aspirato da 725 cavalli e 716 Nm di coppia, senza ausili ibridi al momento. Il cambio abbinato è il DCT a 8 marce che si occupa di scaricare a terra tutta la potenza grazie alla trazione integrale a rapporto variabili. 0 a 100 in 3.3 secondi, 0 a 200 in 10.6 e top speed di ben 310 km/h. Numeri di tutto rispetto, non mi aspettavo nulla di meno. Così come un valore alla voce peso a secco, senz'altro interessante, 2033 kg. Non un peso piuma, ma il più contenuto possibile. A livello di design tutto si può dire tranne che non sia uno dei SUV meno SUV sul panorama automotive. Linee estremamente fluide cercano di abbassarne al massimo il baricentro, così come le superfici vetrate risultano assottigliate al massimo fermando l'altezza a soli 1,60 m, su 5 metri di lunghezza ed un passo di 3, di poco superiore alla GTC4 Lusso. Frontale che riprende le linee già viste sulla Roma, con prese d'aria distribuite per convogliare aria fresca a propulsore ed impianto frenante. Vista lateralmente spiccano i passaruota allargati che incorniciano i cerchi differenziati da 22 e 23 pollici e la venatura all'altezza della minigonna vista parzialmente sulla bellissima F12. Arrivando al posteriore che cerca di rimandare il più possibile al mondo delle coupé con i gruppi ottici rivisti dalla 296 GTB collegati tramite una linea di LED. Fianchi larghi, 4 terminali di scarico gemellati, grosso estrattore e l'1.8 minimal, segni distintivi del marchio anche se in versione XXL. Passando agli interni, grazie alle inedite portiere con apertura a libro, le sedute offrono 4 posti veri di altissima qualità costruttiva, con una plancia quasi speculare. Chi guida gode del virtual cockpit, riflesso davanti al passeggero per offrire una sorta di intrattenimento. Dietro lo spazio abbonda, con il tetto in vetro a riempire di luce l'enorme abitacolo. Il bagagliaio da 473 litri chiude il quadro, c'è veramente tanta roba. Chi vi parla non è di certo un amante del genere, pur riconoscendone comodità e sicurezza. I SUV non mi hanno mai fatto impazzire, né ho desiderato di averne uno in garage. Tuttavia ne ho guidati parecchi di svariati marchi e come ho detto sono senza dubbio estremamente comodi. Ecco, a mio parere finisce qui la loro utilità. Applicarne soluzioni sportive con cavallerie importanti può solleticare curiosità, ma mai ammirazione o addirittura desiderio di possesso. Ferrari è ben altro e questo va assolutamente sottolineato. Come è successo con l'apripista Cayenne, seguita dalla sopracitata Lamborghini, senza dimenticare Aston Martin e Bentley con le rispettive DBX e Bentayga, moda e profitto spalancano i cancelli di Maranello per dare vita a questo ennesimo figlio di un mondo sbagliato. Prezzo di listino 390.000 euro con un blocco alle vendite limitato al 20% del totale, per farne un prodotto estremamente di nicchia con le prime consegne previste per fine 2023. La purosangue, senza colpe proprie, è quell'auto che non volevo e di cui non avevo assolutamente bisogno.